uno stacco significativo a essere buoni. Bentornati nel forum. Parliamo a questo giro del gioco di ruolo di Persona, il videogioco, la serie di videogiochi anche Persona, che è prodotto dalla Crimson Partial e scritto da James Austin. Ora, grazie a Andrea Besona per averci passato il titolo, ma comunque per toglierci subito le informazioni assolutamente necessarie, è un gioco fan-made, un gioco fan-made che potete trovare assolutamente gratuitamente senza dover stare a fare cose strane, e mi sento di dover fare un'aggiunta, diciamo, di titoli a questa recensione semplicemente perché, sebbene il gioco si chiami Persona gioco di ruolo, Persona GDR o RPG perché non è in italiano sfortunatamente, è un prodotto fan-made, lo prendete in inglese com'è, è però fatto principalmente per giocare a Persona 5, al massimo il 4, ovvero bene o male i titoli un pochino più sotto esposizione, che sono diventati un pochino più famosi della serie. Esiste però un altro gioco fan-made fatto appositamente che si chiama Velvet Room, dalla stanza di velluto, che un fan di Persona conoscerà perfettamente, che è disponibile anch'esso gratuitamente ed è fatto appositamente per giocare in qualsiasi universo o titolo di Persona che volete. A differenza di questo di Persona GDR, però non è un PBTA, ma segue un altro sistema di gioco che è chiamato Monsters and Other Childish Things, quindi mostri e altre cose infantili. Non ho approfondito in maniera particolare, ma ho dato un'occhiata al manuale scaricabile gratuitamente e sembra effettivamente completo di tutti gli aspetti anche degli altri giochi, comunque del mondo in generale di Persona. È un sistema, però rendetevi conto, nettamente più meccanico di quello che potrebbe essere un PBTA. Quindi iniziamo a questo punto la recensione di Persona GDR. È un PBTA però in certi aspetti ibrido, andremo a vedere. Ha tutte le caratteristiche fondamentali del PBTA, quindi fate conto che siamo in quella filosofia di gioco, ma ci sono alcuni aspetti che ricordano più un gioco, diciamo, più meccanico. Ad esempio c'è una progressione in livelli che, a parlarne con Daniele, era vagamente alla Dungeon World. Semplicemente mano a mano che avanziamo nella nostra avventura otterremo, a seconda di che cosa facciamo, un certo numero di punti esperienza che possiamo utilizzare o per passare di livello, in questo caso dovremo spendere un tot di punti che salgono in base al livello, oppure i punti esperienza possono essere anche utilizzati per aumentare le caratteristiche della nostra persona o eventualmente del nostro personaggio fisico. Quando si passa di livello si ottengono aumenti di punti ferita, punti spirito, che sono sostanzialmente il nostro mana, ma lo andiamo a vedere più nello specifico dopo, e otteniamo delle mosse che possono essere ottenute esclusivamente salendo di livello. Dico mosse, ma in realtà sono della sorta di abilità. Nella scheda, quando la mostrerò, sono indicate come mosse della suite, o suite, credo suite, che è praticamente la nostra classe, e mossa dell'arcano, perché ovviamente essendo ispirato a Persona si basa sui tarocchi anche, e sono tutta una serie di abilità principalmente legate al combattimento che si possono sbloccare esclusivamente salendo di livello. Per il resto esistono le classiche mosse come in qualsiasi PBTA. Ora, essendo praticamente al terzo PBTA che recensisco, vi potreste chiedere: hai a questo punto modificato la tua posizione sui PBTA? In parte, perché a furia di consultarli per recensirli mi sono reso conto che, più che non essere in linea con la mia filosofia di gioco, il PBTA è il modo in cui vengono presentate le regole del PBTA in alcuni manuali. Talvolta non sono molto user friendly, soprattutto per i nuovi utenti. Essendo un prodotto fan-made, però, in realtà molte di queste problematiche, che mi rendo conto magari anche per mantenere, diciamo, solida la filosofia di questo stile di gioco, alcuni prodotti più editoriali hanno,
non è presente, nel senso che la filosofia alla base del PBTA viene spiegata molto basilarmente, ma in maniera anche molto semplice, e non si sofferma più di tanto in spiegazioni troppo difficoltose. Quindi in realtà per introdurre qualcuno al PBTA potrebbe essere un buon modo prendere ispirazione da come è spiegato, in realtà molto semplice, che cosa sono le mosse, come bisogna fare i tiri qua. Il sistema di gioco si basa sui 2d6 con la somma delle nostre caratteristiche, o meglio quelle che sono sostanzialmente le nostre caratteristiche. Ci saranno i gradi di successo come ogni buon PBTA, da 10 in su è un successo completo, 7, 8, 9 è un, diciamo, successo con conseguenza, dall'1 al 6 è invece un fallimento. Quindi, dando per scontato che io magari abbia un bonus di più 2, 5 e 3, 8, 9, 10 sarebbe stato un successo. Questo è il sistema, sono descritte le mosse all'interno del manuale, ogni mossa ovviamente avrà le indicazioni di che cosa accade nel caso di successo completo, successo con conseguenza o di fallimento. Una descrizione molto dettagliata sotto un certo punto di vista mi ha ricordato la descrizione delle mosse di Legacy. Interessante è che esiste una cosiddetta mossa aurea, che in sostanza è la mossa jolly, la mossa che chiamate e fate ogni qualvolta non c'è una mossa specifica che si potrebbe riferire alla vostra azione. Potete decidere quella e genericamente il risultato di quella mossa è quello che volete ottenere. A questo punto, perché non ho ancora parlato di che cosa tratta il gioco? Perché il gioco è sostanzialmente fatto per giocare Persona, in particolare il 5. Persona è un JRPG, uno dei pochi che mi ha effettivamente abbastanza interessato perché ha una trama molto interessante. Ora, io sono un normie da questo punto di vista, quindi ho giocato solo il 5. Ho sentito comunque parlare anche bene del 4, i primi 3 capitoli li ho toccati veramente poco. È tutto basato sull'idea che esistono dei soggetti all'interno della nostra società, che normalmente è esattamente come quella di questo mondo, che reprimono in un qualche modo il proprio io. Questo si può, in presenza di particolari fattori, liberare e metterli a contatto, non voglio chiamarlo come un mondo parallelo, ma diciamo un'altra faccia della nostra realtà, in cui possono manifestare queste entità che sono la rappresentazione del vero io. Avete presente il detto tipo dramatic persona, dove persona vuole indicare un certo stereotipo, tipologia di soggetto? Ecco, quella è la nostra persona. Il titolo a cui questo gioco di ruolo si ispira principalmente è il 5, in cui gli utilizzatori di persona, che mi rendo conto ora sono della specie di stand in realtà, si opporranno a tutta una serie di soggetti che hanno abilità simili, ma sostanzialmente le usano per il male. Costruiscono queste loro rappresentazioni della realtà chiamate palazzi, che mano a mano vanno a corrompere il mondo reale e loro le distruggere. Anche in questo gioco noi ci creeremo da una parte il nostro personaggio, da una parte la nostra persona. Andiamo a vedere come. Ora, piccola critica, non mi piace assolutamente la scheda, l'avrei fatta un pochino più, diciamo, strutturata, ma è un prodotto fan made, quindi capisco anche un po' le limitazioni. Ne esiste anche un'altra versione rispetto a questa che è divisa, cioè c'è la parte proprio solo per la persona e solo per il personaggio. Vedete comunque che c'è lo spazio per il nome della persona e i due nostri set di caratteristiche. Quelle del personaggio fisico, diciamo, di base partono da 0, possiamo distribuire 3 punti in creazione fra quelle lì. Sono l'atleticismo, l'abilità, guts sarebbe tempra, conoscenza e carisma. Le caratteristiche invece della persona sono forza, agilità, endurance, quindi resistenza, mage sta per magic, e luck, che è una sorta di fortuna. Per creare queste caratteristiche si possono utilizzare 2 metodi. Uno, semplicemente fare riferimento all'arcano che abbiamo scelto, ci darà le caratteristiche. L'altro è praticamente un metodo di acquisto di punti, così che possiamo ottimizzarla come preferite. Ogni persona avrà un tipo di attacco magico di natura elementale e avrà delle affinità con determinati elementi, una affinità maggiore, 2 affinità minori
e una debolezza, un elemento a cui è debole. Avere un'affinità vuol dire che quando andiamo a tirare il nostro dado, oltre che i bonus delle caratteristiche, aggiungeremo anche un +2. Inoltre faremo significativamente più danni o comunque più male se attacchiamo qualcuno con un elemento a cui è debole, rispettivamente ovviamente loro ci faranno più danni se noi siamo deboli a quell'elemento. In questo caso la mia persona, che è collegata all'arcano della morte, ha la debolezza a, diciamo, attacchi basati su benedizione, mentre la sua affinità maggiore è gli attacchi basati sulla maledizione. Quei 3 nomi strani lì che vedete, Eia, Psi e Agi, sono i tipi di attacchi elementali, proprio prendono i nomi da quelli che hanno le persone nel gioco e sono collegati a 3 elementi, appunto perché abbiamo 3 affinità di partenza. Sotto vedete le abilità di partenza che ha la suite, quindi la nostra classe. In questo caso io semplicemente posso aggiungere un D6 danni in più quando attacco e posso alterare la percezione delle persone, nel senso delle persone fisiche, non delle persone ipoteri. Per utilizzare quelle mosse là però dovrà essere spesa una caratteristica particolare, che sono gli SP, che funzionano sostanzialmente da mana. Sono i punti che vanno spesi per attivare i nostri poteri speciali. Sia gli SP sia gli HP, quindi i nostri punti ferita, ci verranno dati in base alla nostra suite. In questo caso io ho quella di bastoni perché sono divise in base ai semi delle carte. A questo punto cos'è la suite e cos'è l'arcana o l'arcano? Determineranno la nostra classe e ci daranno un certo numero di abilità di partenza, 2 per ciascuno. L'arcano è appunto una carta dei tarocchi che determina bene o male le abilità della nostra persona e la personalità del nostro personaggio. L'arcano ci identifica in un qualche modo. Sotto ogni arcano sono presenti diverse suite che ci daranno tutta un'altra serie di abilità e, diciamo, completeranno la nostra classe. Questo è fatto in modo da avere una maggiore possibilità di personalizzazione del personaggio, dato che non possiamo avere nello stesso party 2 personaggi dello stesso arcano. Le suite, tra l'altro, sono divise per una sorta di abilità di combattimento. Ci sono quelle principalmente di supporto, quelle più di attacco, quelle più resistenti. Ne esistono anche 2 particolari che non sono collegate effettivamente ad un arcano e sono estremamente specifiche e situazionali e ci danno la possibilità di fare personaggi molto particolari. Ce n'è uno ad esempio per cui siete sostanzialmente degli automi che cacciate delle ombre, che sono le creature che si trovano in questa, diciamo, rappresentazione parallela del nostro mondo in cui noi manifestiamo le persone. Nella scheda c'è una parte, appunto, che è la seconda pagina, proprio per segnare le abilità dell'arcano, che vi faccio vedere ora. Se infatti riuscite a leggere, ne ho segnate 2, io le ho segnate sulle note. Comunque l'altra parte della scheda serve per indicare le vostre persone aggiuntive, perché potete averne di più, o meglio potete catturare delle ombre e rendere le vostre persone, ma è una regola aggiuntiva ed è utilizzata solo, diciamo, se siamo tutti d'accordo, perché porta anche un'altra serie di regole che prevedono la fusione di persone per ottimizzare le abilità. Questa è una cosa fondamentale all'interno del gioco, dato che è un JRPG, ma capisco perché qui abbiano voluto metterla come regola opzionale, se no diventava sostanzialmente un gestionale. La parte dei social link l'ho lasciata bianca perché è qualcosa che va sviluppata nel tempo, esattamente come nei giochi, in particolare nel 5 sviluppate il vostro rapporto con i vari personaggi. Poi c'è una parte per l'inventario. Appunto, io ho segnato le mie abilità dell'arcano, ne avete anche queste 2 in partenza. Una è per forza quella, cioè ogni arcano ha un'abilità di partenza che va presa per forza. L'altra può essere scelta tranquillamente fra tutte quelle altre a disposizione. A questo punto, come vedete, per alcuni versi è ibrido. Ci sono le mosse, ci sono altre mosse che possono essere
più o meno intese come delle abilità e dipendono dall'avanzamento del vostro livello, c'è anche un sistema per manipolare, diciamo, i vostri risultati, o almeno i vostri gradi di successo, che è quello della statistica luck della persona e delle wild card. Possono essere utilizzate entrambe allo stesso modo, nel senso sacrificate un punto di luck o sacrificate una wild card e aumentate il grado di successo, quindi ad esempio se è fallimento diventa successo con conseguenza. Ma questo che cosa significa? Per la caratteristica di luck vuol dire che state diminuendo una caratteristica effettivamente, quindi i tiri saranno più difficoltosi. Per le wild card è che effettivamente le sprecate, le gettate. Si hanno un numero limitato di queste e possono essere ottenute solo in modi particolari. Ci sono delle abilità, ci sono determinate situazioni in cui si ottengono, ma comunque sono una risorsa abbastanza limitata, non è che vengono ottenute così semplicemente, però possono essere appunto il vostro asso nella manica quando non sapete come uscire da una situazione. Altro aspetto importante, che sarà principalmente narrativo, ma avrà influenze anche sul flow narrativo, diciamo sul modo in cui andate avanti nella vostra avventura, è il fatto che voi vi dovete destreggiare fra quella che è sostanzialmente la vostra vita privata, la vita del personaggio, e la sua vita come utilizzatore di persone. Voi avete una missione. Se state giocando a questo gioco è molto probabile che sarà simile a quella di Persona 5 dei ladri fantasma, quindi siete una sorta di giustizieri supereroi sotto copertura che devono raggiungere un determinato tipo di obiettivo, però le vostre azioni, sebbene si realizzino all'interno di un mondo ideale, di un mondo non propriamente fisico, avranno effetti sul nostro mondo, sul mondo potremmo dire sensibile, quindi vedrete come le vostre azioni influiscono sulla vostra vita di tutti i giorni. C'è anche da tenere conto che dovete correre contro il tempo, perché generalmente le situazioni che dovete risolvere, se non vengono risolte entro un certo periodo di tempo, avranno delle conseguenze nocive, negative, o per voi o per delle persone bene o male a voi vicine. Quindi dovete tenere conto che vivete la vostra vita, che generalmente è lavorativa o di studenti, se volete farlo proprio più simile a Persona 5 o anche 4, ma in realtà anche agli altri titoli di Persona, ma poi dovete trovare anche il tempo di compiere la vostra avventura. Ci sono delle mosse anche interessanti che possono essere utilizzate dal master o dal narratore che si voglia, che servono appunto a dimostrare il fluire della vita comune dei nostri personaggi mentre sono a scuola. Ad esempio il fatto che poteste essere sottoposti a un test e lo potreste fallire, quindi magari venite messi in punizione e perdete tempo per la vostra attività collaterale, diciamo a questo punto. È interessante perché soprattutto in Persona 5 c'era questa cosa del calendario che man mano andava avanti e se andava troppo avanti in certe situazioni e voi non avevate risolto il problema, perdi. Quindi è importante anche organizzarsi il gioco tenendo conto che questi due aspetti della vita del vostro personaggio possono influenzarsi e influire l'uno sull'altro. Interessante proprio perché è calzante rispetto al gioco, è come vengono aumentate le caratteristiche del personaggio. Le caratteristiche del personaggio vengono aumentate superando delle prove determinate che rappresentano bene o male il fatto che state diventando più forti, più atletici, avete una maggiore conoscenza di qualcosa, ma non potete utilizzare i punti esperienza, effettivamente proprio vi dovete mettere lì e esercitarvi nel fare qualcosa, tenendo conto che le abilità del personaggio possono salire più in alto di quelle della persona. Esiste infine un ultimo parametro che è quello del willpower, che è fissato per il livello, dal livello 1 a 4 sarà un solo punto e vi permetterà, diciamo, di ottenere effetti maggiori quando in combattimento, quando andate a colpire un nemico che è debole ai vostri tipi di attacchi, molto semplicemente. Ok, nelle considerazioni finali, tenendo conto che in fondo al manuale esiste una descrizione delle varie ombre, quindi i nemici che incontrate quando state utilizzando la vostra persona, chiariamoci bene, è un gioco fan-made fatto per giocare Persona. Se lo state giocando molto probabilmente, come ho già detto, è perché vi piace Persona e sapete
cosa state facendo. Tenete anche conto che in fondo al manuale sarà presente, diciamo, una sorta di bestiario che descrive le ombre, che sono quei nemici sovrannaturali che potete incontrare lungo il vostro cammino. Se usate la regola alternativa anche catturare e fondere in altre persone. Ci sono una buona serie di regole alternative che corrispondono principalmente alle meccaniche del combattimento del videogioco, quindi il baton pass, l'auto attack, che sono delle mosse che potete fare effettivamente in combattimento, tipo ad esempio manipolando la vostra iniziativa. C'è una possibilità di scegliere il sistema di iniziativa che volete quando combattete, quello classico del BBTA, cioè decidete chi va prima e i nemici reagiscono sostanzialmente alla vostra iniziativa. Un sistema simile a quello di D&D, cioè numerico, si tira, chi fa di più va avanti, oppure un sistema misto, fare una prova su agilità, quindi la caratteristica della persona, va prima chi ha ottenuto un successo completo, poi chi un successo con conseguenza e infine chi un fallimento. Considerazioni finali. Non mentiamoci, il gioco fan-made di Persona, quindi se ci giocate come se volete giocare a The Velvet Room è perché probabilmente vi è piaciuto il gioco e lo volete trasporre in gioco di ruolo. Se non siete particolarmente interessati, non ve ne frega nulla del videogioco di Persona, o non vi piace, diciamo, questo stile particolare anime / JRPG, sono sicuro di potervi consigliare altri titoli che apprezzerete di più. È un gioco di nicchia e il fatto che sia fan-made lo rende sicuramente molto più aderente al titolo che vuole portare, che vuole imitare, ma è difficile dare una definizione generale. È di base un PBTA, quindi sono sicuro sarà apprezzato per la sua semplicità da molti, però il discorso è che strizza molto l'occhio a chi già conosce il mondo di Persona, chi conosce le terminologie e già i tipi di cose che potete fare nei videogiochi. Quindi se non vi interessa particolarmente questo titolo anche a livello di videogioco, non so se consigliarvelo molto, perché dovreste magari effettivamente prima fare un'infarinatura del videogioco di Persona, nel preciso per questo il 5, che è un videogioco che se vi interessa vi consiglio perché non è male alla fine. Detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto. Vi invito a mettere mi piace al video, condividerlo, passare dalle nostre pagine social, Facebook, Instagram, abbiamo un gruppo Telegram se volete fare due chiacchiere con noi, diciamo, in privato sul gioco di ruolo. Francesco dal Forum Sentenzia, chiudo.